Quando ti ho proposto di iniziare a parlare di hardware su questo canale, ho sentito una vocina flebile flebile dentro questo orecchio che mi diceva che probabilmente mi stavo cacciando in un guaio e adesso ho esattamente quella sensazione. Ma naturalmente, come ben sai, se in questo canale non risolviamo un problema o non ci cacciamo in un guaio, non siamo contenti e se non ci pensa lo zio Bill a crearcene uno, beh, ce lo creiamo da soli. E allora eccoci qui a parlare della classifica del miglior notebook tuttofare di dicembre 2024, una classifica semiseria come da stile di questo canale e condotta in maniera, come vedrai, un pochino particolare. E allora, se ti senti pronto, iniziamo pure questa. Vai! Visto che abbiamo scoperto che i disclaimer portano bene, incrocio le dita mentre lo dico, ho pensato quest'oggi per l'occasione di farne uno in più, e cioè questo. I notebook che ti presenterò sono 5 e sono stati scelti sulla base di gusti personali del sottoscritto, ma anche sulla base di quella che è la mia esperienza di ormai più di 25 anni, ahimè, dando consigli ai clienti per cercare la macchina migliore per quelle che sono le loro esigenze. Naturalmente può essere tutto quanto messo in discussione, anzi mi aspetto che nei commenti tu mi faccia sapere la tua. E detto questo, passiamo come di consueto, perché non è bene perdere le buone abitudini, al nostro rituale apotropaico che ci serve per placare l'ira funesta delle divinità del tubo. Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? E non senza un filo di emozione, eccomi qui a presentarti la prima classifica dell'hardware della community di Gentiluomo Digitale, che naturalmente, a differenza di quanto fanno gli youtuber veri e i miei colleghi seri, ho pensato di strutturare secondo le regole consolidate della nostra community e in particolar modo, anziché utilizzare i tier, ovvero le fasce di qualità dei vari prodotti, ho pensato di realizzare delle fasce che noi capiamo meglio, ovvero, come puoi vedere, si parte dalla fascia Fantozzi. Come umano lei? Si passa poi alla fascia Mimmo. In che senso? Segue la fascia Dr. Thomas. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Quindi la fascia Attila. Attola! E naturalmente si termina, neanche a dirlo, con la fascia dei prodotti di qualità più alta di tutti, ovvero la famosissima fascia Mandrake. È una mandragata! Ok, e se a questo punto per qualche strano motivo tu stai ancora guardando questo video, non mi hanno ancora ricoverato alla neuro e lo stesso video riesce perfino a vedere la luce nonostante tutti i piccoli sgarri che ho appena commesso, possiamo passare finalmente a parlare dell'argomento del giorno, ovvero della mia scelta che ho cercato di fare del miglior portatile tuttofare di dicembre 2024. Va bene, ma che cos'è un portatile tuttofare? Ebbene, il portatile tuttofare è il classico computer che puoi utilizzare nella tua quotidianità e quindi può servire per lavorare, può servire per studiare, per navigare in internet, per scrivere documenti, per fare insomma tutte le faccende di tutti i giorni, ivi compresi dei giochini non particolarmente esosi in termini di richieste di risorse hardware, ma è diverso rispetto ai portatili specializzati, ovvero ad esempio quelli per fare montaggi video, quelli per fare disegno 3D oppure quelli per fare appunto dei giochi avanzati. Come vedi ho scelto 5 modelli che andrò ad inserire in queste categorie dalla più bassa e quindi da quello teoricamente meno valido, anche se saranno tutti prodotti validi, ovvero la fascia Fantozzi, fino a finire a quello che secondo me è il migliore e che si va a collocare nella fascia Mandrake. Andiamo a vederli. Ed eccoci qui con il nostro primo prodotto, ma prima di iniziare lascia che ti spieghi le regole del gioco. Come sai andremo a confrontare tra loro 5 notebook. Di ogni notebook, come sto facendo in questo momento, ti scriverò qui in basso il nome del modello, in modo che tu possa identificarlo facilmente. Naturalmente nella descrizione
di questo video troverai anche il link nel caso in cui tu voglia andare a guardarlo con i tuoi occhi o eventualmente ad acquistarlo. Non si tratta di un video minimamente sponsorizzato da nessuno e i prodotti che ho scelto hanno sostanzialmente tutti quanti le stesse caratteristiche hardware e si trovano più o meno nella stessa fascia di prezzo, come vedremo. In particolare le caratteristiche che ho scelto sono un display da 15,6 pollici, cioè sufficientemente grande da farci un po' di tutto, ma non eccessivamente grande nel caso in cui tu voglia portartelo in giro, trattandosi appunto di un portatile. Per quanto riguarda i processori, ho scelto dei Ryzen 5 di AMD oppure degli Intel i5. Come puoi vedere in questo caso ti ho selezionato in giallo delle caratteristiche che sono nella media o un pochino più scarse rispetto agli altri, mentre ti evidenzio in verde le caratteristiche di maggior pregio. In particolar modo tutti quanti sono dotati di hard disk SSD, ma in questo caso abbiamo un hard disk M2 NVMe e quindi più prestante ed una quantità di spazio di 1 TB, ovvero di uno spazio maggiore rispetto alla media dei notebook che ti andrò a presentare. La RAM per tutti quanti è di 16 GB e tralascerò le caratteristiche che naturalmente sono comuni non solo a tutti questi notebook ma anche a quelli che possiamo trovare attualmente sul mercato. Unico caso in cui ho evidenziato qualcosa in azzurro è questo qui, perché in questo caso abbiamo un mouse in omaggio. Inoltre, scendendo, oltre al nome del prodotto evidenziato qui in rosa, ti mostrerò anche in basso quelle che sono le caratteristiche peculiari di questo PC. In questo caso abbiamo una batteria di lunga durata agli ioni di litio, sicuramente interessante trattandosi di un portatile, ma che ho segnato in giallo perché non viene evidenziata la durata effettiva di questa batteria, a differenza di altri modelli che la dichiarano. Così come ti ho segnato in giallo il fatto che lo abbiano considerato un PC da gaming, perché in realtà secondo me non ha assolutamente le caratteristiche di un PC da gaming. Una cosa molto positiva è che si tratta di un modello del 2024, non sono usciti tantissimi modelli di questa fascia in quest'anno, quindi si tratta di un modello più recente rispetto agli altri e ancora si tratta di un modello che monta Windows 11 nella versione Professional, che se per un uso domestico può non essere particolarmente interessante, lo è sicuramente per un uso professionale. Per tutte queste ragioni e a fronte di un costo di 579 euro, questo PC, mi dispiace dirti, si va a classificare nella fascia fantozzi. Attenzione però, va preso tutto quanto con le pinze perché ripeto che i lati positivi di questo PC ci sono e quindi se questi dovessero essere di tuo interesse sarà sicuramente il caso di farci un pensierino. Ma andiamo avanti. Il secondo PC che voglio presentarti quest'oggi ha un nome più pronunciabile rispetto al precedente, infatti si chiama V15G4 IRU. Anche questo ha un display come il precedente, 16 GB di RAM come tutti i PC di questa fascia, ma monta come processore un Intel Core i5 di 13ª generazione, un processore che nonostante sia un po' discusso a me piace moltissimo e che è decisamente più performante rispetto all'altro a parità di prezzo, come puoi vedere. Tuttavia monta in questo caso un hard disk un pochino più ridotto, quindi se ad esempio avrai bisogno di fare uno storage maggiore di molte foto, molti video o cose del genere, ti converrà propendere per il modello precedente a parità di prezzo, mentre se invece vorrai privilegiare le prestazioni, questo notebook farà sicuramente al caso tuo, ma non basta. Se scendiamo un pochettino più in basso, andiamo a vedere che anche questo è dotato di una batteria a lunga durata, che ho segnalato ancora una volta in giallo perché purtroppo non specificano la durata della stessa, ma a questa batteria di lunga durata si associa un peso di soli 1,74 kg che lo rendono uno dei PC più leggeri tra tutti quanti quelli che ti andrò a presentare. Anche questo monta Windows 11 Professional e quindi se hai bisogno della massima mobilità molto probabilmente questo PC sarà quello che fa per te.
Nonostante quindi uno spazio di archiviazione più ridotto rispetto al modello precedente, questo Lenovo V15 G4 IRU si va dignitosissimamente a posizionare nella fascia Mimmo, ovvero un gradino in su rispetto al modello precedente. Un piazzamento che probabilmente farà un pochino discutere è quello di questo Acer A515, che si presenta con un design un pochino datato, un processore, è vero, Intel Core i5 ma di 12ª generazione, più apprezzata tuttavia da molti cultori di Intel rispetto alla 13ª, e con un hard disk SSD NVMe molto capiente da 1 tera. Monta inoltre Windows 11 Home Edition, che naturalmente porta con sé pregi e difetti, pur essendo meno costoso rispetto al Windows 11 Professional e infatti un pochettino più performante perché è scevro da una serie di cose che potrebbero appesantire il sistema. Ma questa macchina costa anche 1.195 euro e spiccioli. Come mai? Lo scopriamo scendendo un pochino più in basso e dando un'occhiata alle caratteristiche. Infatti questa macchina vanta una durata della batteria di ben 12 ore, una cosa praticamente eterna, non scalda assolutamente ed è completamente blindata. Ho visto questa macchina prendere fior di urti e uscirne completamente indenne. Si tratta pur sempre di un modello 2023, ma che molto probabilmente vale la spesa. Per tutti questi motivi non ho potuto sicuramente premiare questa macchina, ma neanche penalizzarla eccessivamente, e le conferisco quindi ufficialmente un bel posto alla Dr. Thomas e quindi terzo posto assoluto della nostra classifica di oggi. E arriviamo a un piccolo fiore all'occhiello di questo video, ovvero il nostro Asus VivoBook 15, che ha diverse frecce al suo arco molto interessanti, con un design molto carino e molto sottile, uno schermo antiriflesso, un Intel Core di 12ª generazione dignitosissimo, un hard disk da 512 GB, quindi un pochino più piccolo rispetto ad altri pretendenti al titolo, ma soprattutto una scheda grafica Intel Iris Xe dedicata che ci consente di osare un pochino di più pur senza essere una macchina da gaming nel caso in cui vogliamo utilizzarla per giocare. Si tratta di una macchina veramente molto leggera e che ha la possibilità, come puoi vedere, di essere aperta addirittura a 180 gradi. A dire la verità non ho mai capito a che cosa serva esattamente questa funzionalità, ma molti la apprezzano e quindi te la riporto volentieri. Andando un pochino più in basso nelle caratteristiche vediamo che si tratta di un modello del 2023 che monta Windows 11 Home ma che vanta una tastiera retroilluminata, la scheda video di cui ti ho appena parlato e che pesa anche questa 1,7 kg, mettendola insieme a pari merito al primo posto tra le macchine più leggere di questo video. Devi sapere che il nostro Asus VivoBook 15 è stata la macchina di questa categoria più venduta di tutto il 2024 fino ad ora. Non l'ho messa al primo posto, come vedremo, ma non potevo non insignirla almeno della nostra onorificenza Attila. Devo dire che nel corso del 2024 di macchine, soprattutto di questa categoria, ne ho viste veramente ma veramente tante. Tuttavia, una sola di loro mi ha veramente colpito al cuore, al punto che sono stato veramente tentato per un attimo di abbandonare il mio portatile scassato. Per fortuna l'ambiente genovese ha avuto un'influenza su di me e siccome funziona ancora più che egregiamente non l'ho ancora sostituito, ma se avessi dovuto sostituirlo sicuramente lo avrei fatto con questa macchina qui. Sto parlando del Lenovo IdeaPad Slim 3, una macchina molto più sorprendente di quanto purtroppo non traspaia dalle caratteristiche riportate da Amazon. Stiamo infatti parlando di un Intel Core i5 di 12ª generazione che monta un disco da 1 TB davvero molto ma molto prestante, che è l'unica a montare il Wi-Fi 6, importantissimo in questa categoria perché parliamo di portatili e quindi di mobilità, stabilità della connessione e velocità della stessa, ma soprattutto di una macchina che ci propone oggi un piccolo colpo di scena, e il colpo di scena è questo: è in realtà
questa la macchina più leggera di tutte. Le ho messe tutte quante sullo stesso piano come le due precedenti che pesano 1,7 kg, ma questa ne pesa 1,6 kg e ha una durata della batteria davvero invidiabile. Non è la stessa durata della batteria dell'Acer Aspire, non dura 12 ore, ma c'è anche da considerare che è una macchina che costa quasi la metà rispetto all'altra e quindi a fronte di prestazioni completamente sovrapponibili, da qui è venuta la mia decisione ufficiale di metterla naturalmente al primo posto, ed è quindi con onore che le conferisco la medaglia Mandrake di questo video. L'entusiasmo ce l'ho messo tutto, ma ti garantisco che è davvero difficile per me iniziare a parlare di un argomento che tratto tutti i giorni con i miei clienti, ma di portarlo in un video. Con il software ormai più o meno sono riuscito a trovare la quadra, ma sicuramente avrai notato che ero imbranatissimo nel video di oggi e quindi ti prego davvero di avere pazienza. È un mestiere che si impara passo passo e vuol dire che lo impareremo insieme io e te. Ma veniamo ai ringraziamenti del giorno, perché quest'oggi ci tengo tantissimo a ringraziare Domenico Libutti, Antonio Barletta, Alberto Tonus, Marco Baravelli, Flora R, Michele Taglia o Taglia, Michele come si dice, Roberto Gallina e Carmine Silvio D'Aquino, che si sono abbonati oppure riabbonati al nostro canale, e quindi da parte mia e di tutta quanta la community il benvenuti oppure bentornati a bordo. Ma attenzione, attenzione, perché abbiamo anche Massimiliano Fraticelli e Toscano Trainer che si sono abbonati in qualità di distinti gentiluomini, e quindi, cari ragazzi, è un piacere ed un onore togliermi il cappello farlocco ancora una volta davanti a voi. Ma non abbiamo terminato, perché ci tengo a ringraziare anche Michele Taglia, nuovamente Maurizio Andrenacci, Thomas 2915 e Luciano Noè per i loro generosissimi super grazie con cui hanno voluto sostenerci, e quindi anche a voi tutta la nostra infinita gratitudine. E un ultimo ringraziamento è naturalmente quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.